Ciao a tutti, sono Morgan e benvenuti alla presentazione della mia seconda reflex. Ed eccoci qua alla presentazione della mia seconda reflex, nonché la Canon 6D Mark II full frame. Eccoci qua. Dunque, come prima cosa molto ergonomica, perché avendo un corpo molto ciccione la macchina si impugna veramente bene. Seconda cosa che ho notato durante le sessioni delle mie fotografie, ha un bassissimo rumore digitale ad alti ISO, quindi direi il top. Io l'ho spinta fino a 100.000 ISO circa e devo dire che comunque il rumore digitale è abbastanza gestibile in fase di post produzione. Vi faccio vedere alcune caratteristiche più da vicino riguardante al discorso dei time lapse. Per altre caratteristiche tecniche vi allego il link qua sotto al video dove troverete qualsiasi tipo di informazione. Bene, vediamo da vicino la macchina fotografica. Dunque, eccoci qua, brevemente vi spiego alcune funzioni di questa Canon 6D Mark II full frame, ovvero la mia seconda reflex che uso per fare i timelapse. Dunque, la disposizione dei tasti è classica Canon, ok? Abbiamo qua su il secondo display molto comodo per visualizzare alcuni parametri a colpo d'occhio, retroilluminabile addirittura questo qua, quindi di notte è il massimo, diciamo. Poi un'altra caratteristica di questa full frame è il display flippabile, direzionabile in qualsiasi posizione. Questo è veramente comodissimo quando ad esempio devo fare dei video vlog, in questo caso, che posso praticamente guardare quello che sto riprendendo, praticamente mi guardo sullo schermo. Un'altra cosa comodissima, avendo il display flippabile, posso riprendere delle scene in posizioni diciamo assurde, per cui io, anche se la macchina fotografica ad esempio ce l'ho quasi a terra e devo riprendere il filo d'acqua, ok, basta che giro il display verso l'alto e ho praticamente la scena completa senza stare a inchinarmi o cose del genere. Ecco, un'altra caratteristica di questo display è che ha touchscreen, quindi si possono scorrere i vari menu semplicemente con un tocco. Un'altra caratteristica di questa macchina fotografica è che ha la funzione time lapse incorporata. Dunque io questa funzione all'inizio la usavo, poi ho preferito fare timelapse scattando foto RAW e quindi poi facendo tutto il mio processo di post produzione. Però diciamo che poi alla fine questa cosa di avere il timelapse incorporata potrebbe essere un'utile funzione in cui uno vuole iniziare a fare il timelapse senza lavorare troppo sulla post produzione. Dunque vediamo, cliccando semplicemente qua timelapse possiamo fare un filmato a 4K oppure un Full HD 1920x1080. Dunque facciamo così, scegliamo attiva 4K, qua possiamo mettere l'intervallo tra una foto e l'altra, può essere 3 secondi, potrebbero essere 6 secondi, quello che è, insomma. Ok, qua possiamo impostare il numero di scatti totali, facciamo ok. Qua praticamente questa funzione si può impostare l'esposizione della prima foto, poi fa una comparazione con le foto successive, sempre facendo diciamo una stima del parametro di esposizione della prima foto,
oppure fa una stima dell'esposizione per ogni foto, cioè praticamente questa funzione ogni foto calcola l'esposizione e si regola da sola. Funzione diciamo molto comoda per evitare il classico effetto fastidioso flickering. Poi abbiamo il beep scatto immagine, praticamente ad ogni foto che scatta fa un beep. Poi una volta fermato il timelapse, ok, lui fa subito l'esportazione in SD in filmato 4K. Invece una cosa che ho notato su questa macchina fotografica, non so se è una cosa di marketing, non ho capito, perché allora in modalità filmato, facendo filmati normalissimi, la macchina non li fa in 4K, mentre con i timelapse esporta il filmato in 4K. Non ho capito perché la Canon ha fatto così, già che era, secondo me, poteva fare anche nei filmati normali 4K, che ormai abbiamo le piattaforme come YouTube che ci offrono questa opportunità di caricare i filmati in qualità migliore possibile, quindi è peccato non avere 4K sulla modalità filmato normale. Bene, ed eccoci qua giunti alla fine. Abbiamo visto alcune caratteristiche un po' più da vicino. È una macchina fotografica che secondo me vale la pena di fare una spesa, almeno per chi vuole passare dalle PSC alle full frame. Sempre in questo video vi faccio vedere alcuni piccoli filmati timelapse che ho fatto con la Canon 6D Mark II, ovviamente scattando in RAW e poi facendo una post produzione tramite PC e non usando la funzione incorporata timelapse. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video in cui presenterò un altro mio oggetto per fare timelapse. Non vi annuncio nulla, facciamo finta che sia una sorpresa. Ci vediamo prossimamente e vi auguro buona continuazione. Ciao!